Ciao amici, bentornati sul canale Il Divo della Pizza. Oggi prepareremo insieme una ricetta tutta napoletana. Volete sapere qual è? Ve lo dico subito, il calzone napoletano. Siete pronti? Andiamo ad impastare. Allora, gli ingredienti per preparare due calzoni da 250 grammi e due calzoni da 200 grammi sono 536 grammi di farina di medio forza, in questo caso ho deciso di usare una farina Caputo Pizzeria con un VW attorno ai 260, 348 grammi di acqua, 16 grammi di sale e 1,73 grammi di lievito di birra fresco. Se vi state chiedendo il perché ho deciso di fare due grammature diverse per i calzoni, è semplicemente dovuto al fatto che è la prima volta che li provo a fare con il forno in Lillo, quindi volevo provare un calzone più grande e uno più piccolo per vedere qual è quello che sta meglio in questo forno. Allora, per prima cosa andiamo a sbriciolare il lievito di birra all'interno della farina, in maniera anche abbastanza grossolana, in questa maniera. Ok, perfetto. Fatto questo, possiamo abbassare e avviare la planetaria alla minima velocità, giusto per ossigenare un po' la farina, ed era una prima mescolata. Passato qualche secondo possiamo aggiungere il 70% circa dell'acqua all'interno della farina. La restante poi la teniamo per la parte finale in cui andremo ad aggiungere il sale. Ok, arrivati a questo punto possiamo andare ad aggiungere il sale. Ok, aggiungiamo acqua a filo. Aggiungiamo l'ultimo po' di acqua rimanente. Perfetto, come vedete l'impasto ormai si è completamente staccato dalle pareti, la ciotola risulta completamente pulita e possiamo considerarlo pronto. Quindi, arrivati a questo punto, possiamo trasferire l'impasto sul piano da lavoro. Quindi, il nostro impasto risulterà già abbastanza incordato, ma ha bisogno di ancora qualche piccolo trattamento. Quindi diamo giusto qualche girata. Ok, diamo una veloce pirlatura. E come noterete l'impasto non è ancora ultimato, vedete? È ancora abbastanza grezzo, ma questo non importa perché noi adesso lo mettiamo qui, lo lasciamo riposare per circa 15 minuti coperto con una ciotola. Ci vediamo tra poco. Perfetto, sono passati 15 minuti e il nostro impasto sarà così. Dovrebbe essere diventato più elastico. Esatto, vedete? Perfetto, guardate che bello, vedete? Asciutto, non appiccica, liscio, cominciano già a vedersi le prime bollicine, come dico sempre è un buon segnale. Perfetto, quindi diamo una veloce pirlatura, a questo punto prendiamo il nostro contenitore ermetico, diamo una leggera oliata, prendiamo il nostro bel panetto, voilà, ce lo buttiamo dentro, voilà, tac. Chiudiamo tutto. Ora lasciamo riposare a temperatura ambiente per circa un'oretta e mezza, poi andiamo in frigorifero a temperatura controllata circa 4 gradi per circa 16 ore. Dopodiché procederemo con lo staglio e la cottura. Perfetto, quindi dopo 16 ore il nostro impasto è stato tolto dal frigorifero, stagliato, fatto i pannelli e li abbiamo lasciati a lievitare a temperatura ambiente per 4 ore. Quindi ora procediamo con la stesura e la farcitura del calzone. Quindi mettiamo un po' di semola rimacinata di grano duro sul piano da lavoro, voilà. Procediamo con la stesura. Allora, a differenza della pizza napoletana, in questo caso non vorremmo avere un cornicione, quindi quello che faremo è andare a schiacciare tutta la superficie, incluso il bordo. Ok, wow, questo è un impasto al 65% di idratazione, si sta comportando davvero bene.
Facciamo un po' con la tecnica dei pugni. Ok, diamo un po' la farina in eccesso e voilà. Perfetto, ecco qua il nostro paniello steso. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a mettere un po' di pomodoro. Ok, mettiamo la nostra mozzarella, mettiamo il prosciutto, mettiamo qualche funghetto champignon. Perfetto, a questo punto non ci resta che chiudere il nostro calzone, quindi prendiamo in questa maniera e dobbiamo accertarci di chiuderlo bene, quindi cominciamo a fare delle pressioni sui bordi in questa maniera, poi possiamo anche andarci un po' più cattivi in maniera tale da assicurarci che poi in cottura non fuoriesca il nostro ripieno. Spostiamo la farina, facciamo un buco qua sopra, altrimenti in cottura tenderà a gonfiarsi troppo e con il rischio che tocchi poi la resistenza del fornetto in lillo. Poi, come vuole la tradizione napoletana, andiamo a mettere un filo di pomodoro anche sopra, mettiamo un filo di parmigiano sopra. Perfetto, direi che siamo pronti, possiamo andare a mettere sulla pala il nostro calzone. Senza romperlo, quindi trasciniamo, voilà, ecco qua. Quindi siamo riusciti a portarlo sulla pala, diamogli una leggera sistemata, voilà, perfetto. Procediamo ad infornare il nostro calzone nell'illillo che ha raggiunto una temperatura di circa 470 gradi. Dopo circa 2 minuti, voilà, ecco il nostro calzone pronto. Andiamo ad impiattare. Vediamo questo calzone più da vicino. Davvero uno spettacolo. Come vedete anche il sotto è perfettamente cotto. Procediamo allo staglio e all'assaggio. Tolgo un attimo le foglioline di basilico. Ok. Si preannuncia davvero squisito. Wow, wow, guardate che meraviglia. Quindi non mi resta che fare il porco come sempre. Voilà, ecco che Ivo, il divo della pizza, prova il suo primo calzone napoletano. Notare davvero il fondo come cotto. La fine del mondo. Meno male ne ho fatti più di uno. Siccome è buono faccio anche un altro morso. Buonissimo, ben cotto, molto saporito. Il mio preferito, prosciutto e funghi. Ragazzi, come avete visto è molto simile alla preparazione della pizza napoletana e quella del calzone, cambia un po' il modo in cui facciamo la pizza. Se volete replicarlo potete farlo anche nel forno di casa. Vi consiglio di utilizzare una pietra refrattaria, preriscaldare il forno per almeno mezz'ora alla massima temperatura e lasciarlo cuocere 5-7 minuti, finché appunto vedrete che l'impasto è perfettamente cotto. Anche questo video è terminato, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like qua sotto, se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le novità e tutti i nuovi video e le mie preparazioni. Detto questo, ora scappo a mangiare il mio bellissimo calzone e che dire, alla prossima con una nuova ricetta, ma non vi dico qual è. Sorpresa, ciao ciao!